Finalmente Elegoo ha rotto gli indugi sulla sua nuova stampante 3D a resina Jupiter 2. Si tratta dell'upgrade della vecchia Jupiter SE ed entra nel mercato come una delle stampanti a resina consumer, ma anche professionale, con il volume di stampa maggiore e si preannuncia avere una serie di caratteristiche molto interessanti. In questo video scopriamo di più su questa stampante. Cominciamo subito. Allora, facciamo il punto. Dopo mesi di rumors e qualche apparizione in qualche fiera, la Jupiter 2 sta per essere commercializzata o comunque ad arrivare ufficialmente sul mercato. Segniamoci la data, infatti il 15 aprile ci sarà il live streaming ufficiale di Elegoo. È un momento molto importante per tutti coloro che seguono appunto lo sviluppo delle stampanti 3D, soprattutto quelle a resina, perché oltre alla presentazione potrebbero partire delle vendite o comunque l'annuncio sulla disponibilità di questo prodotto e quindi sulla possibilità di acquistarlo. A questo proposito, Elegoo sta già scaldando i motori con delle offerte early bird dedicate solo agli utenti più veloci. Infatti i primi 100 utenti potranno usufruire di uno sconto di 100 euro, mentre i successivi 100 potranno avere uno sconto di 50 euro. Quindi se stavate aspettando qualche offerta per effettuare un upgrade della vostra stampante, questo potrebbe essere il momento giusto per monitorare la newsletter di Elegoo e per poter quindi procedere all'acquisto della vostra nuova stampante 3D. Ma parliamo della macchina. La Jupiter 2 si inserisce in un mercato, quello delle stampanti a resina, che molti dicono essere in difficoltà rispetto alla semplicità delle stampanti FDM. Tuttavia, Elegoo sembra voler rispondere con una stampante che eredita il meglio della Saturn 4 Ultra, soprattutto della Saturn 4 Ultra 16K, portandolo su una scala decisamente più elevata. Dal punto di vista dell'ergonomia e del design, un aspetto che come UX designer apprezzo particolarmente e a cui sto molto attento, hanno fatto secondo me un ottimo lavoro. Infatti dimentichiamoci il classico cupolone come ad esempio quello della mia Saturn 3 Ultra, fatto in plastica anti-UV, che dobbiamo sollevare interamente, che in una stampante di questo formato appunto è anche molto di intralcio. La Jupiter 2 ha infatti una struttura a cabinet inscatolata con un doppio sportellino frontale. È una soluzione secondo me intelligente perché occupa meno spazio in altezza e permette l'accesso al piano di stampa e alla vaschetta anche se avete la stampante posizionata su uno scaffale oppure vicino alla parete, cosa che rende un pochino complicato aprire il cabinet anche sulla stampante come la Saturn 4 Ultra. Esteticamente poi secondo me la finitura di grigio satinato ha un look secondo me molto futuristico e a me personalmente piace molto. Però entriamo adesso nella sezione tecnica vera e propria della stampante. Il display è un 16K da 14 pollici. Per darvi un'idea delle proporzioni, la Saturn 4 Ultra ha un display da circa 10. Il volume di stampa poi oltretutto è molto grande. Stiamo parlando di circa 302 x 162 x 300 mm. Sostanzialmente è come poter stampare contemporaneamente 4 volumi di stampa di una Mars 5 Ultra in una sola passata. La praticità è stata elevata ai massimi livelli con l'introduzione di funzioni che automatizzano i processi più noiosi. Ad esempio il livellamento automatico a 4 punti, proprio come sulla serie Saturn 4, quindi niente più calibrazioni manuali. La vasca riscaldata intelligentemente, quindi mantiene la resina a una temperatura standard fissa di circa 30 gradi. Questo è fondamentale se, come molti di noi, appunto, stampiamo in garage o comunque in stanze molto fredde o laboratori che appunto d'inverno non sono riscaldati costantemente. Quindi possiamo dimenticarci di cambiare i settaggi della nostra stampante a seconda del momento della giornata o della stagione in cui ci approcciamo ad effettuare una stampa. Le i-camera e i sensori poi hanno un livello superiore o comunque quantomeno similare a quello della Saturn 4 Ultra, quindi una telecamera integrata che permette il monitoraggio remoto via Wi-Fi e grazie al software rileva anche problemi come il warping o il distaccamento del pezzo, quindi avvisandoci per evitare sprechi di resina, con la possibilità quindi di eventualmente stoppare in remoto la stampa in corso. L'alimentazione è automatica, cioè c'è un serbatoio retrostante la stampante
aggiuntivo che rabbocca la vaschetta durante la stampa, quindi in caso di stampe troppo lunghe elimina il rischio di restare a secco durante appunto la stampa stessa. La manutenzione inoltre è rapida, infatti il cambio del film, il FEP dovrebbe essere un PFA, non richiede più di svitare decine di viti per appunto staccare e poi riattaccare il film corretto, ma appunto c'è un sistema di sgancio rapido a 4 punti che veramente renderà questa operazione molto molto semplice. In termini di performance inoltre si parla di una velocità notevole. Alcuni rumors dicono che per completare la stampa completa a tutta altezza, quindi per tutto l'asse Z, ci vorranno soltanto 4 ore appunto di attesa, quindi veramente velocità ai massimi livelli. Per quanto riguarda le considerazioni sul prezzo, entriamo nella domanda che poi si pongono tutti quanti, cioè quanto costerà effettivamente una stampante di questo tipo così grande? Al momento non c'è un prezzo ufficiale, ma possiamo fare delle ipotesi basate sul mercato attuale. La Jupiter SE oggi, allo stato attuale, costa circa 630 euro con un listino di quasi 800. Secondo me è ragionevole pensare che la Jupiter 2 superi quegli 800 euro di listino della SE e quindi si posizionerà, secondo me, su un prezzo che si aggirerà intorno ai 900-950 euro. Stime di mercato dicono, allargano questa forbice tra gli 800 e i 1200 euro, ma secondo me è illogico andare oltre i 1000 euro. La sfida di LG sarà quindi quella di restare effettivamente sotto la soglia psicologica dei 1000 euro per non spaventare sostanzialmente il pubblico. È possibile poi che per la fase di lancio, soprattutto per cercando di approfittare degli sconti early bird e i primi fortunati possano portarsela a casa in un range che vada tra i 750 e gli 800 euro. Secondo me non è illogico pensare a un prezzo iniziale di questo tipo. Comunque sia, mancano pochissimi giorni al 15 aprile, il giorno appunto della live streaming di LG, e dove ne sapremo sicuramente di più. Io continuerò a monitorare la situazione per aggiornarvi e non appena avremo dati definitivi appunto vi aggiornerò immediatamente. Se il video vi è piaciuto e volete supportare il canale lasciate un like, iscrivetevi per essere sempre aggiornati con news come questa e per non perdere i prossimi approfondimenti sulla stampa 3D e sul modellismo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!